Il verbo piacere in italiano è una delle cose peggiori della lingua. Davvero. Ciao. Scusi, chi è lei? Io sono la signorina Piacere e sono il verbo più particolare della lingua italiana. Particolare? In che senso? Perché io ho una struttura completamente diversa rispetto a quella degli altri verbi italiani. I verbi normali dicono io amo la pizza. Io, soggetto, amo, verbo, la pizza. Oggetto diretto. Io leggo i libri. Io, soggetto, leggo, verbo, i libri. Oggetto diretto. Io invece dico mi piace la pizza. Mi piacciono i libri. Che sarebbe a me piace la pizza. A me piacciono i libri. Quindi oggetto indiretto, verbo, soggetto. Oggetto indiretto? Non capisco. Ecco, guarda. Ignora il mio ventaglio rotto. I verbi normali funzionano con soggetto, verbo, oggetto. Io amo la pizza. Nel mio caso, invece, la pizza è il soggetto, verbo, piace, a me, oggetto indiretto. Vedi la differenza? Io amo la pizza. La pizza piace a me. Quindi lei ha sempre bisogno della preposizione a. Bravissimo! Io devo sempre avere qualcuno a cui piacere. Non posso esistere da sola. Non posso dire solo la pizza piace. A chi piace la pizza? La pizza piace a me. La pizza piace a Paolo. La pizza le piace. La pizza ci piace. E questi mi, ti, gli cosa sono? Quelli sono i miei adorati pronomi oggetto indiretto. Devi sapere che mi, ti, gli, le, ci, vi, gli sono in realtà la forma breve di a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Quando dici mi piace la pizza, stai in realtà dicendo a me piace la pizza. Ma se la persona ha un nome, allora devi usare la preposizione a con il nome della persona. A Sofia piace la pizza. Ai miei fratelli piacciono i libri. Ma perché lei funziona così? Caro, io funziono così perché descrivo un'emozione che qualcosa o qualcuno provoca
in una persona. Quando io dico mi piace la pizza è il soggetto perché la pizza provoca qualcosa in me. Io sono il destinatario del piacere, oggetto indiretto. Quindi, se io dico mi piace la pizza, significa la pizza provoca piacere in me. Perfetto! Hai capito? È per questo che mi accordo sempre con ciò che provoca il piacere. Mi piace la pizza, terza persona, singolare. Ti piacciono i libri, perché i libri è plurale. Quindi esistono solo le forme piace e piacciono? Ottima domanda, mio caro. Tanti pensano che io possa essere coniugata solo alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Ebbene, questo non è vero. Io posso essere coniugata in tutte le persone. Dipende sempre da cosa o chi provoca il piacere. Per esempio, io posso dirti: tu mi piaci. Piaci, seconda persona singolare, perché quello che provoca il piacere in me sei tu. Quindi io posso dire: io le piaccio. Quindi io piaccio a lei. Esatto! Bravissimo! È proprio così. Voi, Lernamici, mi piacete. Voi mi piacete. E ci sono altri verbi come lei? Oh, sì, tutta la mia famiglia funziona così, con l'oggetto indiretto. Siamo una famiglia un po' pazzerella. Mio fratello, per esempio, mancare. Mi manchi tu. O Lucia manca a Paolo. Gli insegnanti mancano a noi. Mia sorella servire. Mi serve una mano. A Lisa serve il libro. Oh, mi può fare altri esempi? Certo. Per esempio, con mio cugino, bastare. Ci bastano 2 ore. 2 ore bastano a noi. Oh, e c'è anche mia zia. Sembrare. Mi sembra un disastro. Sembra un disastro a me. E al passato prossimo? Il passato. Siccome io mi accordo sempre con chi provoca il piacere, uso sempre essere come mio ausiliare. Mi piace il film. Mi è piaciuto il film. È piaciuto, maschile, singolare, proprio come il soggetto, il film. Ti sono piaciuti i miei esempi. Ti sono piaciuti, maschile, plurale, perché esempi, soggetto, è
maschile plurale. A Paolo sono piaciute le canzoni. Ok. Quindi la regola è sempre cosa? Chi provoca l'emozione, il piacere, soggetto, più verbo piacere, più oggetto indiretto. Chi provoca il piacere, l'emozione, vero? Esattamente. Ma ricorda, l'ordine può variare e l'oggetto indiretto può anche essere messo all'inizio. Sai, io sono flessibile. A me piace il gelato. Mi piace il gelato. Il gelato piace a me. Stesso significato, diversa posizione. Oh, quante regole! Sono felice che questa spiegazione sia piaciuta a te. E a voi questa spiegazione è piaciuta? Volete che inviti qualche volta la mia famiglia o anche i miei amici? Sapete, in italiano ci sono tanti verbi un po' particolari. Se invece vuoi approfondire altre regole un po' particolari in italiano, non dimenticare di guardare il video su 10 errori da evitare se vuoi parlare come un vero italiano, che trovi come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vuoi scoprire il tuo livello di italiano? Fai il test che trovi sul nostro sito web e scoprirai qual è il tuo livello di italiano. E un'altra cosa, se vuoi ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, puoi iscriverti alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram. Tra l'altro, ti invieremo anche materiale completamente gratuito sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana. Non dimenticare poi di passare dal nostro sito web lernamo.com per leggere gli articoli sui temi trattati nei nostri video su YouTube. E non dimenticare anche di iscriverti al nostro canale, lasciare un mi piace se questo video è piaciuto a te e di seguire Lernamo su tutti gli altri social. E non vi preoccupate, Graziana tornerà presto. Ho preso il suo posto solo per oggi.